Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi iniziamo con la premessa che l'intro sarà più lunga del solito, ma necessaria per chiarire determinate cose e fare il punto della situazione. Quest'oggi entriamo nel vivo della situazione riguardante il problema che siamo andati a risolvere, che è anche il più grande problema di tutta questa ricostruzione, e ne approfittiamo per dire e ringraziare chi ci sostiene, chi ci dà fiducia in questo progetto, perché per noi non è assolutamente semplice, come potrete vedere da quello che verrà. Anzi, vogliamo dirvi anche che gli errori in questo progetto ci saranno e continueranno ad esserci, quindi siamo consapevoli di tutto questo. Abbiamo anche notato che grazie a voi stiamo riuscendo a risolvere e a capire altri problemi dove noi avremmo avuto delle lacune. E quindi infatti grazie a questo abbiamo pure pensato con l'inizio di quest'anno di cambiare un pochino il canale e quindi di renderlo un pochino più vloggato, quindi un po' più aggiornato nel tempo, in modo tale da rendervi un po' più partecipi e quindi di avere una vostra mano man mano che stiamo proseguendo con i lavori, per evitare di rifare magari le cose due volte, come ci è stato anche suggerito da voi proprio nei commenti. Ci sentiamo anche in dovere di dirvi che noi vogliamo essere trasparenti al 100% con voi e quindi farvi vedere realmente come stanno andando le cose, come stiamo procedendo, e anche degli errori come quello che vedrete. Non vogliamo nasconderlo, ma vogliamo rendervi partecipi. Volevamo anche dirvi che il 2024 doveva essere l'anno in cui finivamo il camper, nel nostro immaginario perfetto, ma purtroppo non è stato così, perché secondo noi questo camper ha tanto da insegnarci, e anche il fatto che nella vita non si può avere tutto subito, come in questo caso. In questo caso abbiamo dovuto rimediare a questo errore, ma perché abbiamo voluto rimediare a questo errore, perché volevamo una cosa bella, una cosa fatta bene e una cosa di cui essere fieri e orgogliosi una volta finito. Quindi nonostante lo sconforto iniziale e il fatto che dovevamo andare a rimetterci dei soldi, a rimetterci del tempo, non ci ha comunque fermati. E quindi abbiamo cercato di andare lo stesso avanti, fare dei lavori minori al camper mentre stavamo cercando di risolvere questo problema prima di andare avanti. Alla fine di tutto questo vorremmo chiedervi calorosamente di guardare bene tutto il video dall'inizio alla fine per capire i ragionamenti che abbiamo effettuato, come siamo andati quindi a risolvere il problema. Prima di svelarvi qual è l'errore principale che abbiamo commesso in questa ricostruzione, volevamo farvi un attimo un recap delle ispezioni degli scorsi video in cui potevate notare qualcosa che non andava o qualcosa che poteva incuriosirvi e farvi venire qualche dubbio. Come potete notare da queste immagini qui ci sono dei forellini nella struttura che non hanno destato i vostri sospetti e invece erano un segno ben evidente del lavoro che stavamo eseguendo, ma lo affronteremo a breve in questo video e ve lo racconteremo meglio. Passiamo ad altri due momenti in cui notare qualcosa, ovvero in questi due filmati c'era del nastro carta e un legno lungo fissato con dei morsetti di cui nessuno ha sospettato. Detto questo, vi lasciamo la rivelazione. Allora, praticamente abbiamo fatto un errore un po' che mi dà un po' sui nervi, che praticamente sarebbe aver messo il silicone tra il pannello della struttura e la vetroresina in modo errato. Quindi, non essendo uniforme, le pareti si vedono leggermente ondulate e io praticamente Mi sta partendo l'embolo nel cervello. Sono un pochettino nervoso per questo motivo. Vabbè, tutto sommato vediamo di sistemarli in qualche modo. Ma lei che va in estremis metteremo uno sticker. Sicuramente faremo uno stickerone proprio, lo metteremo comunque perché... Sì, risolveremo così. Perché alcune parti magari si riescono a sistemare, ma abbiamo già potuto appurare che non è fattibile. Perché non avendo una pressa, come giustamente, non avendo un pavimento a livello e non averlo pressato in modo uniforme, cioè avendo anche messo il silicone in modo errato, perché se l'avessi spatolato tutto non ci sarebbe stato questo problema. Invece magari dove c'è leggermente di più si è fatto un leggero rigonfiamento e quindi si vedono dei rigonfiamenti sparsi. E questo mi dà altamente sui nervi. Questo anche perché abbiamo deciso di non chiudere completamente le pareti prima di posizionarle sul camper, sia per il peso sia perché pensavamo di mettere l'Armaflex, cosa che non abbiamo fatto, e quindi anche per questo adesso la parete si vede ondulata perché la stiamo chiudendo da dentro, appunto. Sì. Cosa che potevamo evitare chiudendola a terra direttamente, quindi potendo pressarla un po' meglio. Non è detto che il problema non ci sarebbe stato, però magari riuscivamo a... Sì, si poteva diciamo chiudere la parete interna, quindi prima fare la struttura dei listelli come abbiamo fatto,
chiudere la parete interna con i pannelli come stiamo facendo adesso, mettere il polistirolo e avere praticamente poi rimettere l'altro pannello di pioppo sopra e avere praticamente la parete abbastanza solida e rigida, dove poi tu la puoi anche pressare maggiormente, ok? E quindi vai a lavorare su una parete bella pressata, bella piena, e quindi lì, anche se l'errore secondo me è stato principalmente nella stesura del silicone, perché ho abbondato magari in dei punti e l'ho messa anche non in modo uniforme. Cosa che poi faremo vedere un attimo in questi filmati che abbiamo. Diciamo che di tutto questo non abbiamo tantissime riprese, perché come potete vedere infatti dallo sconforto di Michael nel video precedente c'era un po' presa a male la situazione, quindi di conseguenza non abbiamo fatto tanti video e abbiamo cercato di rimediare in modo silenzioso, continuando ad andare avanti con tutto il resto dei lavori. Noi abbiamo fatto vedere tutti i passaggi della ricostruzione della parete e il fatto che abbiamo anche inserito del silicone con la pistola. Quando abbiamo finito il lavoro, una volta scoperte le pareti, non si notavano questi rigonfiamenti perché andavamo a fare dei lavori la sera e guardando anche la parete in controluce non si notavano assolutamente questi problemi. Dopodiché, dopo aver montato la parete sul camper e aver messo il faro in una posizione di controluce, abbiamo cominciato a notare che effettivamente le pareti non erano così perfette come ci sembravano inizialmente, anzi erano tutt'altro che perfette. Poi ci siamo resi conto infatti che il problema in questo caso non era un problema della pressa, ma era il problema proprio di come l'abbiamo incollata e dell'incollaggio stesso, perché è stato quello il problema principale di tutto. Magari sì, anche il pavimento che non era completamente dritto, il modo in cui l'abbiamo dovuti sistemare, tutto quanto, però il problema principale, per quel che abbiamo capito analizzando il tutto, è stato utilizzare la pistola del silicone piuttosto che la spatola. abbiamo anche spiegato che inizialmente l'idea era quella di spatolare tutta la parete, ma successivamente abbiamo deciso di utilizzare il silicone e abbiamo anche spiegato il motivo per cui abbiamo preso questa scelta, che è stata la scelta errata. La risoluzione di questo problema non è stata assolutamente semplice, perché ci è voluto veramente tanto coraggio per prendere la decisione giusta, ovvero quella che ci ha portato poi a risolvere effettivamente il problema. Ma questa è un'altra storia, lo vedrete nel prossimo video. Inizialmente abbiamo quindi forato dall'interno il pioppo, inserendo quindi del Sikaflex tra i due e cercando poi dall'esterno di pressare il tutto, in modo tale che alla fine la parete risultasse perfettamente aderente e che quindi i problemi di rigonfiamento venissero meno, ma così non è stato. Siccome purtroppo queste prove che abbiamo fatto non hanno portato risultati mirati e abbiamo visto che non stavamo risolvendo proprio niente, ci siamo resi conto che forse la soluzione era un'unica e sola, ovvero quella di provare a scollare la parete, quindi di cominciare a vedere se effettivamente la vetroresina e il pioppo potevano riuscire a separarsi. Alla fine, dopo una prova, ci siamo convinti che questa era la scelta giusta. Potete capire quanti dubbi potevamo avere noi nel fare tutto questo, perché crediamo che anche voi in questo momento avrete dei dubbi quello che noi stiamo andando a fare, ma comunque vi chiediamo sempre di essere fiduciosi e di darci un minimo di retta e quindi seguire i nostri video piano piano, perché a seguire vedrete quello che abbiamo combinato e speriamo di meravigliarvi positivamente. perché gli errori ci stanno in ogni cosa, l'importante comunque è sempre quello di rimediare. Non so se questo video farà mai parte dei nostri video da qualche parte o se sarà solo un promemoria per noi. Ma cosa stiamo facendo adesso? Questo cos'è? La vetroresina è messa così. Ve la faccio vedere meglio dall'altro lato. Ecco cosa sta succedendo qua, da queste parti. Tutto questo, ragazzi, tutto questo. Ragazzi, ho mai dell'uscita del futuro. Anche noi siamo ragazzi o siamo dei vecchi? Anche se siamo dei vecchi ci chiamerò ragazzi lo stesso. Ehi. Tutto questo. Perché tutto questo? Dobbiamo imparare da questa lezione. Allora, dobbiamo imparare che le cose vanno fatte per bene, forse. Giusto? E che sbagliando si impara anche. Che risparmiando dove non devi risparmiare ti porta a fare il doppio del lavoro, giusto? E il doppio del lavoro molto più sudato e molto più difficile. E a spendere il doppio della cifra. Anche più. E capita. Perché Però abbiamo imparato, dai. Ci
Cioè, siamo insieme, quindi Sì, in caso tu cazzi me, io cazzio te. sì. Perché amore andava fatto con la spatola? Eh sì. No, con la pistola Ma non si c'avevamo nemmeno risparmia. gli siliconi abbastanza, abbastanza siliconi, capito? Niente, questo camperito ci insegna tante cose e lo ringraziamo anche per questo. Grazie, camperito. Che mi stai facendo roba per il culo. Che fai vedere le dita. Anche le dita. Capito cosa fa lui? Mi sono tagliato. Non sa usare la taglierina, ragazzi. Scarteggiai le dita. Io sono un ogni volta. professionista. Ragazzi, per i più temerari, noi vi salutiamo e ci vediamo quindi al prossimo video, Ma prima di chiudere, vogliamo ringraziare tantissimo i nostri amici Pesuli, ovvero i Grow Like e Seed. che per noi sono stati di un enorme supporto in quella fase, che abbiamo conosciuto in quel periodo più o meno, e che sono stati di supporto in un momento così difficile per noi, in cui pensavamo di non farcela, in cui cercavamo di avere la leggerezza ma nello stesso tempo avevamo la preoccupazione di quello che stavamo andando a fare e di quanti soldi dovevamo andare a spendere per risolvere il problema. Quindi se non li conoscete, vi mettiamo il loro link qui sotto, così potrete cominciare a seguirli, perché hanno una storia incredibile e molto simile alla nostra. Ci sentiamo molto allineati a loro in questo percorso. Quindi ragazzi, non ci rimane che salutarvi. Guardatevi i prossimi video per capire un po' di più quello che stiamo combinando Combinando. e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!